Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate. Abbiamo il mondo, ragazzi, per la seconda metà di giugno. Abbiamo il mondo, quindi è un periodo di completamento. Per qualcuno può essere proprio un momento dove si compie un ciclo, si arriva ad un risultato e per qualcuno potrebbe anche esserci un viaggio. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per ascendente, segno lunare, segno solare e per chi volesse una consulenza personalizzata può contattarmi via mail oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link al corso di approfondimento sulle famiglie reali del 27 di giugno e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con la carta dell'eremita, amici della bilancia. Abbiamo un 6 di bastoni, un 10 di denari, sei di coppe, sette di coppe, 9 di spade, il diavolo, qui abbiamo il re di denari e queste le lascio qui sotto, va? 5 di pentacoli, cavaliere di spade, asso di denari. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo eremita. 8 di pentacoli. E 10 di spade. Vi sento un po' concentrati, diciamo, sulla vita quotidiana, su che cosa poter chiudere, su che cosa poter concludere. Con questa carta dell'eremita qualcuno potrebbe essere molto concentrato sul lavoro, può essere proprio un tema dove c'è come da cambiare qualche cosa e verso metà giugno potreste essere in una fase riflessiva dove state cercando di capire come e dove poter fare delle modifiche. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Fante di bastoni, fante di coppe. Dunque, potrebbero essere tante cose. La prima cosa che mi è arrivata sono i figli, quindi nel caso abbiate figli ci potrebbe essere come un tema con loro in questo seconda parte di giugno. Potrebbero essere riferiti a una situazione romantica. Andiamo avanti, vediamo il 10 di denari. Giudizio e 3 di pentacoli. Allora, con questo giudizio, ragazzi, potrebbe arrivare come una notizia, potrebbe esserci, sì, qualche rincontro dal passato per qualcuno, non necessariamente, allora, lo sento più come se fosse
una chiamata di qualcuno da lontano, che può essere sia un lontano temporale che un lontano geografico, qui abbiamo il mondo. Potrebbero essere dei figli che magari ritornano dall'America dopo degli studi o da qualche posto lontano, ecco. O è come il ricevere... È una buona notizia, perché c'è un 10 di pentacoli, un 6 di bastoni, quindi sento che è una buona notizia. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un altro fante, il fante di denari. Abbiamo la forza e di nuovo il 6 di bastoni. Sì, guardate, per qualcuno sento che o è un ritorno del figlio, magari dall'estero, potrebbe esserci come un viaggio estivo. Per qualcun altro potrebbe essere proprio la fine del percorso di studi, quindi la laurea, piuttosto che, non lo so, una specializzazione, c'è come un compimento qui, che per qualcuno riguarda appunto i figli grandi, per qualcun altro può essere, che si apra il tema figli. Mm? Andiamo avanti, andiamo a vedere se te dico. Se non sono figli, ragazzi, tenete sempre presente che la parola figli e la parola progetti nelle letture di tarocchi possono essere interscambiate. Quindi potrebbero essere dei progetti lavorativi nuovi che potreste portare, diciamo così, a galla, se vogliamo, in questo periodo. Andiamo a vedere 7 di coppe perché qui effettivamente possono aprirsi delle possibilità. Abbiamo un altro fante e un re di coppe. Io credo che per molti sia sì un progetto lavorativo, potrebbe essere anche tra fratelli, mi verrebbe da dire, perché i fanti li avete tutti e quattro. Andiamo a vedere il 9 di spade. Sei di pentacoli. Sì, ma c'è un tema qui, e cavaliere di coppe. Potrebbe essere proprio, anche perché si parte con un 8 di pentacoli, quindi può proprio essere un tema lavorativo, potrebbero esserci dei contratti da dover firmare dopo queste possibilità che si aprono, se fosse una collaborazione, un lavoro o anche un'eredità tra fratelli, c'è come bisogno di mettere in equilibrio le cose, di regolamentare qualche cosa. C'è come la necessità di essere giusti nella ripartizione dei beni. Può anche essere che ci sia un ritrovo familiare per cui dopo anni, magari dove avete i fratelli lontani, per dire, ci sia come la necessità in questo periodo di riequilibrare le cose. Sento molto i figli, la questione tra fratelli o comunque come un tema familiare. Se non è quello, sento molto il tema progettuale o lavorativo. Diciamo che la parte romantica forse è quello che si muove meno a vederla così, no? Allora, andiamo a vedere il diavolo. Poi tanto ragazzi, la prossima settimana pubblico la stesa specifica sull'amore sulla seconda metà di giugno, quindi guardate poi anche quella. Anche qui parlerò dell'amore dopo, forse in modo un po' più superficiale, però un accenno ve lo do. Allora, abbiamo la morte, un 4 di coppe, un asso di coppe e un asso di denari. Mm. Sento, sapete che qua all'inizio vi ho detto che state meditando su che cosa lasciare indietro. E anche qui abbiamo morte e diavolo. Sento che c'è un qualche cosa che vi rende schiavi, che vi rende prigionieri, che vi rende... che può anche essere che qualcuno non se ne renda conto con questo 4 di coppe, perché il 4 di coppe io la chiamo la carta della cecità, proprio per quello, no? Perché non si vede al di là di queste tre coppe che si ha davanti, non si vede al di là di quello che già è davanti, no? Come se questa persona non riuscisse a girare la testa e a vedere che c'è questa coppa in più che arriva. E con questo diavolo la sento un po' così, è una carta di catene il diavolo, quindi vi sento un po' come incatenati, condizionati, in qualche potrebbe essere questione pratica, come vi dicevo prima, ma anche questione mentale, perché qui all'inizio abbiamo
l'eremita, c'è come un tema che state cercando di analizzare in questo periodo. Qui si potrebbe parlare di nuovi inizi effettivamente con questi due assi e la morte, però è più come un rigenerare. Oppure se farete pace con i figli, con i fratelli, se vi ritroverete, può anche essere come un nuovo modo, un momento per mettere in atto un nuovo modo di comportarsi con i figli, con quello di cui vi ho parlato prima. Ok, andiamo a vedere il re di denari. Abbiamo un 5 di pentacoli di nuovo e un 4 di pentacoli. Qui abbiamo cavaliere di spade e un asso di denari. C'è un forte attaccamento. Per qualcuno sento che è al denaro, ragazzi, e questo diavolo mi torna, è la materialità, no? C'è come da lasciare la materialità probabilmente, o questo... Sapete, ehm, molte volte l'avere la bella macchina, la bella casa, il bel vestito, la bella borsa, sono perché abbiamo bisogno di, come, dichiarare uno status, perché abbiamo bisogno che gli altri ci vedano, diciamo, elevati, no? Quindi c'è come questa associazione mentale del più spendo soldi per me, per le mie cose, più valgo. E questa è un po' una catena mentale, perché in realtà non è così, perché una persona può essere pieno di virtù e di valore, anche se magari, non lo so, ha una macchina, ha un'utilitaria, piuttosto che un appartamento invece che una villa. Però l'ego, la mente, diciamo così, fa questi scherzi. E qui, perché vi dico questo? Perché abbiamo due 5 di pentacoli che sono due carte di carenza economica, un 4 di pentacoli che è una carta di attaccamento materiale, denaro, e qui abbiamo un re di denari. Sento come se fosse, se aveste un certo attaccamento, probabilmente al soldo, o può essere a un ruolo, può essere una persona specifica, a una situazione specifica, perché anche qui abbiamo un 10 di denari, a causa probabilmente di una vostra carenza, può essere effettivamente di denaro, perché magari avete avuto delle spese impreviste, o può essere a questo, che la carenza sia solo nella vostra testa, cioè che in realtà non vi manchi niente, però non avete quello che ne so, come vi dicevo, il macchinone, la villona, e quindi vi sentiate in carenza. Non che lo siate, però il vostro modo di vedere le cose è un po' quello. Sapete ragazzi, per qualcuno lo sento anche come un pensionamento che arriva. È come se ci fosse un po' la fine delle tribolazioni, no? Qua un nuovo inizio, e questo 5 di pentacoli potrebbe essere visto anche come un non voler perdere tempo, ok? Tipo, che cosa faccio adesso? Come impegno la giornata? Fatemi sapere come vi risuona. Allora, ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato. Allora, effettivamente avete tanti assi, morte 10 di spade, giudizio, potrebbero esserci delle possibilità, potreste effettivamente ricevere delle telefonate, delle chiamate, anzi vi sento quasi con questo eremita in fase di scelta, come se doveste capire cosa fare da adesso in avanti, mi viene da dire. Io ce l'ho molto forte, ragazzi, il tema del pensionamento, e qui potrebbe anche esserci un discorso con il fare il nonno o la nonna. Lo sento molto in questa lettura, se ve la devo dire tutta. Ehm, allora, dicevo, nel caso non abbiate un lavoro, ci sono effettivamente
possibilità, delle opportunità. Una di queste, secondo me, cercherete proprio di non farvela scappare. Per qualcuno potrebbe essere una possibilità all'estero, per esempio. Con i 2 6 di bastoni non vi nego che per qualcuno ci potrebbe essere come l'idea di iniziare un percorso di specializzazione. Si parte già con un eremita, quindi molti sono già maestri nel loro lavoro. Si tratta di appunto trovare lavoro, ma si parte già anche con un 8 di pentacoli. Ci sono buone probabilità, secondo me, ragazzi, eh. Bisogna forse definire la parte economica ancora bene, però ci sono buone probabilità che qualche cosa inizi. E se per caso siete disoccupati perché siete in pensione, ehm, qui vedo come se ci fosse questo lavoro nel quotidiano con i nipoti. Ma fatemi sapere poi se vi risuona. Per chi fosse dipendente, ragazzi, sento come quasi aria di trasferimento, promozione. Può essere che qualcuno manchi qualche corso di aggiornamento e sarebbe utile farlo nel caso vogliate questa promozione. Però con questo asso di denari, questi 2 assi qui, secondo me è facile, anche perché poi si finisce con un re di denari, quindi può essere effettivamente un ruolo a cui state ambendo, a cui vi siete attaccati con i denti e con le unghie. Ci sono questi 2 5 di pentacoli che non riesco a decifrare bene. Lo sento forse come un bisogno, l'idea del bisogno di denaro, più che una carta di perdita in questo senso. Se foste autonomi, anche qui ragazzi, avete assi, avete tanti fanti, quindi per qualcuno di voi in realtà si tratta di assumere personale. C'è qualcosa probabilmente che dovete ridimensionare qui del lavoro o è come se stesse cercando di riorganizzare le cose, trasformare la routine, potrebbero anche essere i turni di lavoro. C'è comunque anche qui un nuovo inizio. Io credo che per qualcuno questi 2 5 di denari possano rappresentare dei soldi da dover investire e quindi tecnicamente una perdita per apportare questi cambi che sono necessari però perché sennò diversamente siete un po' costretti. Parliamo di progetti, lo vedo un buonissimo periodo ragazzi per iniziare studi, per iniziare nuovi progetti, nuove ricerche di, non so perché, ma ho sentito la parola tessuti, magari a qualcuno serve, è l'input che stavate aspettando. Quindi lo vedo proprio un buon periodo per far nascere qualcosa, o per iniziare a manifestare qualcosa, a concretizzare qualcosa. Parliamo di denaro, perché secondo me il denaro, ragazzi, ha il suo perché in questa seconda metà di giugno. Allora, avete 2 assi di denari, un 10 di denari, che sono carte positivissime, però poi avete anche 2 5 di pentacoli e un 4 di pentacoli. Mi viene da dire di non sperperare, perché secondo me questi 2 5 di pentacoli a fine mese potrebbero essere dei soldi imprevisti da dover investire, come vi dicevo prima, da dover spendere. Qualcuno potrebbe perdere il portafogli, ve lo dico, quindi agganciatelo bene sempre o alla tasca o alla borsetta, insomma dove lo tenete abitualmente.
Però è un buon periodo, io sento. Vi dirò che potrebbero anche proporvi degli investimenti nuovi, delle nuove forme di guadagno. Anche lì cercate di essere razionali, non vi fate tirare dai facili guadagni, perché comunque il 5 di Pentacoli c'è alla fine della lettura e quindi potrebbe proprio non essere così vantaggioso come appare, ecco. O comunque per riuscire a guadagnare c'è prima da investire, una cosa di questo genere. Ehm, Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, se parliamo di figli, di famiglia, il tema che ho toccato un po' prima, sento che c'è come una festa. Quindi o qualcuno che si laurea, qualcuno che si sposa, qualcuno che magari appunto c'è un matrimonio, c'è una festa, un ritrovo familiare e i fratelli, i cugini che magari non si vede da tanto tempo perché sono lontani geograficamente, potreste rivederli tutti in questo periodo. È un buonissimo periodo. Qualcuno potrebbe pensionarsi, potrebbe essere per quello che c'è questo ritrovo. E sento che la famiglia è veramente in armonia. Ora passiamo alle relazioni romantiche. Allora, se siete single, io gente che circola in questi 15 giorni ne vedo abbastanza. Quindi, secondo me, ci sarà la possibilità di conoscere varie persone. Sento che con una di queste, ehm, diciamo che qualcuna potrebbe essere divertente, qualcuna potrebbe essere, qualcuno nel senso una di queste persone potrebbe essere magari più focosa, più giocosa, l'altra un po' più romantica, un po' più, non lo so, ho come varie personalità che potrebbero presentarsi davanti a voi, sinceramente. Ehm, io ho come l'idea che anche per voi qualche cosa possa iniziare, qualcosa di concreto, considerato che abbiamo due assi di pentacoli. Però anche qui, con questi 5 di pentacoli alla fine, mi viene da dire, chiedetevi se è un bisogno, quello che dovete coprire, o se realmente vi interessa la persona. Chiunque sia delle tante che arriveranno, eh. Ho un po' come questa sensazione. Ehm, per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, mm, io ho come l'idea, ragazzi, che siete un po' voi a tirare il carretto e che abbiate bisogno di ridefinire gli equilibri perché così non se ne può più ed è da lì che arriva la gabbia del diavolo, queste catene. È come se doveste ricominciare, c'è un qualche cosa nelle dinamiche quotidiane che avete bisogno di cambiare. Probabilmente la persona che è al vostro fianco ha come delle componenti di immaturità o magari di egoismo e quindi è ora di cambiare le cose, ragazzi. E qui vedendo questi due 5 di pentacoli per qualcuno sento che la frase è a costo di perdere la persona, perché vi ricordo che si inizia con un 10 di spade, ma c'è anche la morte qui. Quindi è un po' come se qualcuno, non lo sento per molte persone in realtà, però per chi fosse arrivato un po' alla frutta e avesse di fianco un bambino, una bambina, forse è ora di rimettere in gioco un po', cioè rimettere in discussione le cose, gli equilibri, lo vediamo qui, perché con questo diavolo sento che vi sentite intrappolati in qualche situazione e vi dico anche che questo potrebbe causarvi qualche mal di testa in questo periodo. Per le persone che sono in una relazione clandestina, ehm,
Allora, io sento che questa persona potrebbe essere impegnata in questo periodo. Ah, scusate, clandestina, senza etichetta o difficile. Questa persona comunque potrebbe essere impegnata con situazioni familiari e non essere magari molto presente nella vita di coppia, diciamo così. Io sento che in qualche modo voi cercherete delle scuse per contattare questa persona, per farvi avanti, perché ho come l'idea che abbiate paura di perdere quest'opportunità. C'è qualcosa comunque che non vedete, probabilmente il vostro attaccamento, e qui con questo 5 di pentacoli, sì che sento un po' di paura di essere abbandonati o di perdere l'altro. Fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol consigliare. Maturità, 9 di pentacoli, i tempi sono maturi, il frutto si stacca dalla pianta quando è maturo e qui vediamo una mela che è caduta. Qui mi ritorna un po' il tema di prima dei figli che partono per gli studi o che tornano per gli studi perché hanno compiuto un ciclo. Morale e rimandare. È come se fosse arrivato il tempo, qui abbiamo il mondo, per concludere un ciclo o per iniziarne un altro, per cambiare qualcosa, però è come se ci fosse qualche regola, questa è una regina di spade, qualche regola, e qui sento parecchio questo diavolo, che vi fa posticipare, e vediamo l'attaccamento del 5 di pentacoli e del 4 di pentacoli, che vi fa rimandare una certa scelta. Probabilmente è come se fosse ora di cambiare qualche ciclo e state cercando di capire come fare, e qui si tratta di ripristinare gli equilibri. C'è qualche cosa nella quotidianità da dover cambiare, nella gestione dei tempi anche per qualcuno. Ultimo oracolo. Il sognatore, ritardo interno, e difatti qua abbiamo la carta del rimandare. Io credo che qualcuno di voi abbia come una sorta di attaccamento, potrebbe essere, a una certa routine, a una certa quotidianità, che è proprio quella che c'è bisogno di cambiare. È per quello, è come se fosse arrivato il tempo di cambiare il quotidiano, qualche cosa che fate quotidianamente, qualche cosa che fate in modo abitudinario, rutinario. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere se vi risuona. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure può abbonarsi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di metamedicina, tutte le credenze limitanti, si parla di Kundalini, di alto basso astrale, insomma è tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!